S2000, una delle Spider più famose e più belle al mondo, prodotta dal 1998 al 2009. L'esemplare in prova oggi è una primissima serie, prodotta nel 2000. Ha giusti 20 anni, dunque zero controlli per un feedback fuori dal comune. Come sempre partiamo da un po' di dati. Monta un 2 litri, 4 cilindri in linea, 16 valvole e VTEC. Anche il motore non ha bisogno di presentazioni. Ovviamente è aspirata e questo propulsore è famoso per avere la fasatura variabile che agisce sull'alzata delle valvole, consentendole di volare fino a 9150 giri al minuto. Una bestia! Eroga 241 cavalli, 208 Nm di coppia. Lo 0 a 100 viene coperto in 6 secondi e 2 con una velocità di punta di 240 km/h su 1270 kg di peso. È bellissima, ci sto girando da 5 minuti e ne sono già innamorato, è bellissima. È il terzo VTEC che ho la fortuna e il privilegio di poter provare ed è sempre bellissimo, riconoscibile, ma è sempre una cosa nuova. L'intero monoblocco è in alluminio con i pistoni forgiati, rivestiti al molibdeno per ridurre gli attriti interni. Le pareti interne dei cilindri sono in acciaio rinforzato con fibre e la distribuzione è a catena come in tantissime sportive. Grazie a tutti questi accorgimenti la signorina qui presente esprime qualcosa come 120 cavalli per litro, un record imbattuto per i motori aspirati fino al 2010 con l'avvento della Ferrari 458 Italia. Non a caso il 2000 VTEC è stato premiato dal 2000 al 2004 come miglior motore aspirato in produzione tra i 1800 e i 2000 cm3. È una pietra miliare dell'automobilismo. È equipaggiata con un cambio manuale a 6 rapporti, è estremamente preciso, la leva è molto corta, ti coinvolge al 100% nella guida. Qui la posizione di guida e la posizione del cambio è da riferimento, sei praticamente calato nell'abitacolo, praticamente sei un prolungamento dell'auto, è una sensazione meravigliosa. La sento parecchio rigida di sterzo. Il servo sterzo ad attuazione elettronica è meno efficace degli idraulici prodotti comunque in quegli anni. È preciso, però non è gradevole, è molto duro, è un po' lento in risposta. L'avrei preferito un po' più diretto. Quando vi dicevo zero controlli non era una bugia. Mamma mia! Così come lo sterzo, anche l'assetto è molto rigido, è veramente parecchio ingessata. Per carità, l'assenza del tetto può essere una parziale giustificazione perché le Spider sono tutte più dure, ovviamente. A me piace da matti di telaio, quando la fai partire dietro senti dove va, ma riesci a gestire benissimo i sovrasterzi di potenza. È fantastica, è fantastica. Lanciata commercialmente per celebrare il 50° anniversario del marchio nipponico. La serie S infatti identifica le Spider di casa Honda. Progettata da zero, attingendo a piene mani dall'esperienza di Honda nelle competizioni automobilistiche, doveva rappresentare il futuro e così fu. Basti pensare che aveva già i fari Xenon di serie. Un'altra chicca bellissima è il contachilometri digitale ripreso direttamente dalla McLaren Honda MP4 guidata da Ayrton Senna, vincitrice nel campionato Formula 1 del 1991. È fantastica, è una macchina da corsa. Questa S2000 in particolare è stata acquistata dal proprietario da un suo amico
non era tenuta benissimo, l'ha restaurata completamente, è bellissima, l'ha riportata ad un vigore mai visto prima e le modifiche sono state poche ma mirate. Ad esempio, monta uno scarico artigianale, si sente. È bella cattiva, eh. È stato maggiorato l'impianto frenante, è stato sostituito il volano con uno più leggero. Fine, poi le modifiche sono state estetiche, potete vedere il sottoporta, il paraurti davanti, Maxton Design, fantastica. È stato sostituito il cerchio, all'epoca di serie si aveva un 16 pollici, questo è un 225-40-18, fa la sua sporca figura. Sto innamorando, è una delle macchine più dirette che ho provato, non ha una potenza sconvolgente ma ti mette in condizione di fare quello che vuoi, è fantastica, Madonna del Signore, mamma mia che macchina. Basta guardarla da fuori per capire quanta passione, quanto amore ci ha messo il proprietario per tirarla così com'è, è impeccabile, è bellissima. Questo modello è semplicemente immortale. Oh, cattiveria. Disturbo la quiete pubblica, signori miei. Nella sua vita la Honda S2000 ha subito diversi aggiornamenti. Il primo arrivò nel 2002. Il lunotto posteriore che vedete qui è in plexiglass, venne aggiornato con un lunotto in vetro temperato. Il motore invece rimane lo stesso, sono stati fatti aggiornamenti per migliorarlo, ma i valori sono sempre quelli. Nel 2004 invece è stata soggetta ad un restyling di metà carriera, quindi l'intervento è stato un po' più invasivo. Come vi dicevo, montava dei 16 pollici di serie, sono stati sostituiti da dei 17 pollici. La reazione della gente della S2000 è fantastica. Hai un motore 2000, è aspirata e si girano tutti. Mamma mia, si gira, è girato il parroco, si è girato perfino il parroco, cioè nessuno può resistere ad Honda S2000. Come vi dicevo, l'aggiornamento ha visto soprattutto una modifica interessante per quello che riguardava il mercato USA e giapponese. Il motore è stato portato da 2 litri a 2 litri e 2 per avere una risposta migliore ai bassi regimi. Effettivamente è un po', come dire, tranquilla sotto, però è un aspirato, insomma, il VTEC è fatto così, è fatto per aprire a 6.000 giri, infatti senti proprio la botta a 6.000 giri. Comunque quei modelli lì, con quel motore lì, non vennero mai importati in Europa. Nel 2006 infine ci fu l'ultimo aggiornamento, tra virgolette, di fine carriera, con l'introduzione dell'elettronica. La sicurezza elettronica attiva venne inserita su questo modello, ha limitato un pochino ovviamente la risposta, il feedback, perché come di conseguenza guadagnò così il controllo della trazione e l'acceleratore elettronico. Molto meglio questa. I semafori rossi sono un'occasione con l'Honda S2000. Non so voi, però io di quest'auto ho principalmente due ricordi. Primo ricordo, chi non l'ha vista volare sul primo capitolo di The Fast and the Furious, era l'auto di Johnny Tran, del cattivo. Aveva una S2000 nera fantastica, purtroppo la scatenò solo in occasione delle prime gare della Race Wars, dove tra l'altro si portò a casa la Jetta del povero Jesse.
era bellissima, aveva un sound da pelle d'oca, ce ne siamo innamorati tutti, dai. L'altro ricordo è inerente ad un video che circolava circa 13 anni fa su YouTube, se lo trovo ve lo linko. Praticamente c'era questa S2000 con uno scarico, presumo artigianale, che le donava un sound da Formula 1, era allucinante. Ovviamente 13 anni fa ero in piena adolescenza, me ne innamorai, era inevitabile. Qualora siate interessati a questo modello, vi capisco, il pensiero mi pervade di tanto in tanto, il mercato dell'usato non segue esattamente gli standard come per tutte le auto normali. L'Honda S2000 infatti ne potete trovare da 8.000 euro fino a 30.000, dipende da come è messa, dipende se ha subito modifiche, che ne so, magari un compressore volumetrico oppure è stata fatta turbo, se ne trovano veramente di ogni. Dunque io, avendo dato un'occhiata al mercato dell'usato e parlato con alcuni proprietari, direi che un modello di fine serie tenuto bene con pochi chilometri, meno di 20.000 euro ve lo dovete scordare. Ad ogni modo le Honda sono fatte come Dio comanda, sono auto fatte per durare, negli anni non danno praticamente mai problemi, non danno mai noie al proprietario di turno. I motori vanno tagliandati con regolarità, preferibilmente ogni anno, e il consumo d'olio è importante, nell'ordine di circa 1 litro ogni 1500 km. Anche dei TFSI ce l'hanno questa roba qua, quindi non è niente di sconvolgente, è tranquillamente fattibile come cosa. Fate attenzione comunque come primo indicatore le condizioni delle HPOT. Se la HPOT non è tenuta bene, probabilmente tutta l'auto non è stata proprio gestita al meglio. Questa è fantastica, sia aperta che sia chiusa. Basta poco e via, però è diretta da matti, non ti imbroglia. È impossibile trovare un difetto a sta macchina, è impossibile. Chiaramente non ha la forza e non ha la coppia, l'erogazione pazzesca che può avere un motore della stessa cilindrata, forse anche più piccolo, però con un turbo non lo so. La Civic FK8 che ho provato ai 2000 VTEC con il turbo arriva a 320 cavalli, mi sono divertito come un pazzo in quel video, forse preferisco quel tipo di motore, però il sound non c'è. Ok, questa è aperta, è un punto a super favore, però avere un VTEC e non aver voce è un delitto, cioè, dai, è un'auto appariscente. Questa è di un bellissimo argento, il kit estetico carbonio con le finiture rosse, in tinta con i loghi rossi, il beige Honda, in tinta con il cerchio bianco, è perfetta, la adoro. Complessivamente mi scoccia scendere, e questo credo riassuma perfettamente quello che è il mio stato d'animo attuale. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!